Fotografo a Torino da oltre 7 anni e ultimamente ho sentito il bisogno di fare qualcosa di diverso, di uscire dalla mia zona di comfort. Torino non è una città enorme e dopo tanto tempo passato ad esplorare le stesse strade del centro, ho iniziato a cercare ispirazione in altri luoghi. Ho voluto esplorare quartieri meno noti, posti che magari non vengono fotografati spesso o che non hanno mai ricevuto la giusta attenzione. Quartieri che hanno una storia da raccontare e che meritano di essere visti sotto una luce diversa. E per questo motivo ho scelto Valletta. Per questo progetto mi sono ispirato al fotografo americano Stephen Shore, più precisamente all'opera Uncommon Places. Si tratta di una serie di immagini che Shore ha realizzato esplorando gli Stati Uniti e che mostrano paesaggi urbani, periferie, ma anche luoghi anonimi e spesso trascurati. E una delle caratteristiche principali della serie è l'elevata attenzione per la composizione e soprattutto l'uso del colore in un'epoca in cui la fotografia artistica era ancora dominata dal bianco e nero e il colore veniva visto un po' male. Ho scelto di concentrarmi sulle Vallette, un quartiere nato verso la fine degli anni 50 che nel tempo è stato spesso emarginato. Questo luogo per me invece rappresenta l'opportunità di riproporre una versione torinese del lavoro di Stephen Shore. Inizialmente ho voluto documentare il quartiere attraverso un banco ottico, un po' come fece Stephen Shore. Peccato che le lastre non siano venute, ne avevo 10, su 10 ne sono uscite 4 e quelle 4 che sono uscite comunque sono inutilizzabili. Purtroppo ho avuto un problema di infiltrazione di luce, non ho bene capito come e perché, però quelle lastre sono un po' inutilizzabili comunque a fini, penso, per delle mostre o comunque anche solo per essere stampate non aveva senso perché sono completamente rovinate. E quindi, visto che comunque ci tenevo a documentare il quartiere, a finire il mio progetto, ho deciso poi di farlo semplicemente con una semplice fotocamera analogica da 35 mm. Questo era il primo punto che avevo individuato da fotografare con il banco ottico. La cosa particolare è che ogni tanto passano degli aerei che atterrano a Caselle, all'aeroporto di Torino, e quindi per rendere più interessante la composizione ho aspettato che passassero degli aerei e li ho fotografati. Questo era il secondo punto che avevo individuato. Da questa posizione la lastra fotografica che è uscita è questa qui, e come potete vedere è completamente inutilizzabile. Sono poi tornato la settimana successiva a fotografare lo stesso punto cercando di fare più o meno la stessa inquadratura e questa è la foto che è uscita. Peccato per i 2 alberi sulla destra che sono stati tagliati.
Tra tutte le lastre fotografiche, quella che forse ci tenevo di più era questo momento tra madre e figlia che giocavano con lo sfondo di questa scuola abbandonata. Purtroppo però non posso farvela vedere perché la foto non c'è, non è venuta. Però poi sono tornato qualche giorno dopo almeno per fotografare il paesaggio. Nell'immaginario comune torinese il quartiere di Vallette è più ricordato per la vicinanza al carcere che per la sua comunità e quindi per questo motivo ho ritenuto necessario anche fotografare il carcere, immortalando anche questo campo abbandonato o comunque tralasciato. Da questo punto si è salvata un'altra delle lastre, che è questa qui che vedete, anche se appunto con l'infiltrazione di luce da sotto praticamente è inutilizzabile e si è rovinata. Questa insieme alla prossima lastra che vedrete sono le uniche due in cui si vede qualcosina bene e sono uscite in modo decente. C'è comunque il problema di infiltrazione di luce e che ha anche alterato, credo, probabilmente i colori della stessa pellicola, però sono le uniche due lastre che sono uscite bene e ci tenevo comunque a condividerle e a farle vedere. Siamo arrivati alla fine di questo video e vorrei spendere qualche minuto di riflessione sul quartiere di Vallette. Allora, lo scopo del mio progetto era quello di documentare il quartiere,
più da un punto di vista architettonico, anche se diciamo che non mi sarebbe dispiaciuto fotografare e magari intervistare anche i residenti del quartiere. Forse sarà una cosa che porterò in futuro, ancora bene non lo so. Il problema principale che ho riscontrato nel quartiere è comunque la totale assenza di servizi. Diciamo che lo Stato non si fa tanto sentire in questo quartiere, ci sono anche poche attività, quindi sembra molto più un quartiere residenziale barra dormitorio. So che sono in corso diversi progetti di riqualificazione, sia privati che pubblici, però secondo me non è proprio abbastanza. Detto questo, vorrei ringraziare Samuela, Riccardo, Luca e Serena che mi hanno accompagnato e sono venuti spesso con me in giro per il quartiere. Io da agosto fino a pochi giorni fa ho fatto continuamente foto, ho documentato, comunque ho cercato di raccogliere molto materiale. Vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine e per aver visto questo video. Noi magari ci ribecchiamo per le strade o su un altro progetto.